Ciao a tutte e ben arrivate ai nuovi iscritti al canale. Questo è un altro video pillola, diciamo così, dedicato all'Enè e alle erbe tintorie. In particolar modo questo è un video che ritengo sia molto importante per capire come comportarsi qualora in seguito all'applicazione delle erbe tintorie si verificassero degli episodi di irritazione cutanea o di prurito. Perché può succedere? Può succedere se una persona non ha fatto il test d'allergia prima di applicare le erbe tintorie, così come può succedere se una persona tiene in posa per troppo tempo le erbe tintorie, quindi porta ad una sensibilizzazione ed una irritazione del cuoio capelluto, e può succedere nei soggetti che hanno una cute sensibile. Per questo io assolutamente raccomando a chi si approccia per la prima volta alle erbe tintorie di fare il test di allergia e assolutamente vedere se c'è una qualsiasi reazione allergica. Ma anche se non si verificasse una reazione allergica, è importante fare un tempo di posa che sia ragionevole, diciamo così, perché veramente online potete leggere di tutto, leggete di tempi di posa che iniziano la sera e finiscono il giorno dopo a mezzogiorno, che ci dormono sopra, che partono dalle 9 alle 12 ore. Non siamo tutti fatti uguali, naturale non vuol dire per forza innocuo, quindi veramente piuttosto iniziate da tempi di posa brevi, da 2 ore, 3 ore, arrivate ad un massimo di 4 ore, proprio per evitare questi episodi di prurito e di sensibilizzazione del cuoio capelluto. Piuttosto iniziate con un tempo di posa più breve, che sicuramente fa gioco anche a voi, e vedete che resa del colore avete sui vostri capelli, e in seguito, in base ai risultati che ottenete, potete aumentare magari questo tempo di posa. Scusate, sto perdendo la voce. Ecco, però qualora si verificassero questi episodi di prurito, cosa fare? Assolutamente dovete per primo procedere subito a lavare il cuoio capelluto con dello shampoo diluito. Quindi lo diluite, lo applicate sul cuoio capelluto e massaggiate a lungo, proprio per essere sicuri di togliere qualsiasi tipo di residuo che può essere rimasto. Ed è importante anche la fase del risciacquo, risciacquate a lungo, risciacquate anche per 5 minuti con acqua tiepida, anche fredda, se ce la fate a sopportare, insomma, l'acqua fredda. E poi se continua a presentarsi questo episodio di prurito e di fastidio, di sconforto al cuoio capelluto, applicate del gel di aloe puro al 100%, mi raccomando. Leggete bene gli ingredienti qualora utilizzate un gel che avete acquistato appunto in erboristeria o in farmacia, perché non sempre sono puri, quindi solo con gel di aloe. Un'altra cosa che volevo dirvi, cosa fare, quindi una volta che avete avuto questa reazione, cosa dovete fare per essere sicuri che non si ripresenti un nuovo episodio simile? Ebbene, il mio consiglio è assolutamente di ridurre il tempo di posa, quindi non so, se avete fatto 5 ore portatele a 3, se avete fatto 4 ore portatele a 2, assolutamente riducete il tempo di posa, e assolutamente, qualora non l'aveste già fatto, utilizzate lo shampoo fa veramente la differenza se lo utilizzate o meno in questi casi di irritazione cutanea. Come dicevo, non siamo tutti uguali, cioè la stragrande parte delle persone non presenta nessun tipo di episodio di prurito. A me personalmente, in 8 anni che ormai che utilizzo le erbe tintorie, non è mai successo né di avere prurito né di avere un episodio di sensibilizzazione cutanea. Però ci sono anche persone che l'hanno utilizzato per anni e a un certo punto, voi che perché erano in gravidanza, voi che perché vivevano un momento particolare della loro vita, quindi erano più stressati, si sono ritrovati dopo anni di Enè a sperimentare questi episodi di irritazione cutanea. Comunque, per qualsiasi cosa o qualsiasi altro dubbio, lasciatemi un commento qui sotto, e se posso ben volentieri vi aiuto e vi do un consiglio.
Se il video vi è tornato utile, grazie se volete lasciare un like, condividetelo con le vostre amiche, con le vostre mamme, sui vostri social se considerate che qualcun altro possa trarne vantaggio e può tornare utile a qualcun altro. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!